Una delle manualità più piacevoli per i nostri clienti è sicuramente il massaggio rilassante al viso. Lo vedremo nel video tutorial di oggi. Il massaggio al viso è sicuramente uno dei momenti più piacevoli per i nostri clienti durante un trattamento, a meno che il cliente stesso ci dica di non voler essere toccato in quella parte del corpo. È raro, ma può succedere. Dal mio punto di vista il massaggio rilassante al viso deve essere una specie di coccola. Non stiamo parlando in questo caso di massaggio drenante al viso oppure anti-age, ma di un semplice massaggio rilassante. Di solito io termino i miei massaggi con il massaggio al viso e, come dico sempre ai miei corsisti, è la botta finale che stende il cliente e che di solito lo fa addormentare. Quindi, se tenuta come ultima manualità di un massaggio, sarà anche l'ultimo ricordo, piacevolissimo tra l'altro, da parte del cliente dell'intero massaggio. Ma andiamo a vedere come si esegue. Per il massaggio al viso, allora il mio primo consiglio intanto è quello di non mettere olio sul viso, ma utilizzare quello che già si ha sulle mani. Ovviamente voi dite, ma se io inizio con il massaggio al viso, ok, allora lì è un discorso diverso, vi mettete un po' di olio sulle mani, lo amalgamate bene, però io non tendo a non mettere mai comunque olio direttamente sul viso, specialmente sulle donne, perché sapete insomma sono molto gelose, se hanno un po' di trucco eccetera. Comunque usate l'olio che avete già sulle mani. Allora, per quanto riguarda il viso, un massaggio semplice e rilassante, vi faccio vedere qualche manovra molto semplice. Iniziamo dai movimenti alternati sulle mandibole. Quindi io parto con la mia mano destra dalla mandibola sinistra del cliente, in questa maniera è uno sfioramento dove vado a prendere tutta la parte della mandibola dalla sinistra alla parte destra e poi faccio la stessa cosa con l'altra mano. Allora, una cosa importante, io non stacco la presa, cioè non faccio questo, finisco, stacco e inizio con la mano sinistra, ma le mani partono sempre quando le precedenti stanno per finire il movimento, in questa maniera qui. Io sto finendo con la mano destra, parto già con la mano sinistra e poi lascio, e la stessa cosa da questa parte, in modo da avere sempre un contatto con il viso del nostro cliente, che sul viso lo consiglio veramente e vivamente di fare, perché risulterà molto più gradevole. Per me, io parlo per me, il massaggio sul viso deve essere una coccola, deve essere rilassante e io lo utilizzo quasi sempre come ultimo movimento su un massaggio completo del corpo, proprio perché, come dico ai miei corsisti, deve essere tra virgolette la botta finale che stende il cliente, che di solito lo fa addormentare, quindi l'ultimo ricordo anche che avrà del massaggio, e deve essere una delle cose più piacevoli ovviamente che ha provato durante il massaggio stesso. Allora, ripetiamo: primo movimento, massaggio alternato sulle mandibole. Poi ci mettiamo un movimento con mani incrociate o a preghiera, partendo, io se vedete non stacco sempre, partendo dal centro del mento, metto le mani come in preghiera, le incrocio e scendo piano piano sulle mandibole e allargo il movimento sull'intero volto. Aggiungo un altro movimento, lo facciamo quindi in maniera consecutiva, che è l'apertura del viso o comunque lo sfioramento dell'intero viso. Quindi apro, vedete, con i pollici, passo sulle tempie, vicino agli occhi e finisco. Poi ricomincio, quindi ci metto di nuovo questo movimento con mani a preghiera e avvolgimento del viso, quindi lo ripeto 2-3 volte. Prendete sempre 3 volte come riferimento all'inizio su tutti i movimenti che fate, che vi dico, per avere una tempistica insomma più o meno controllata. Poi iniziamo una serie di cerchietti che seguono la conformazione del viso stesso. Partiamo con i nostri polpastrelli al centro del mento e ci allarghiamo verso l'esterno
quindi andiamo dal centro del viso, qua partiamo dal mento, sulle mandibole e arriviamo quasi fino alle tempie. Come un mantra, questo movimento deve essere lento e delicato, quindi dovete farlo in maniera lenta e mettendo pochissima pressione. Quando sono arrivato sulle tempie, cambiamo zona sempre senza staccare la presa sul nostro cliente, quindi una mano va sotto il labbro inferiore, si aggiunge l'altra e poi parte di nuovo questo movimento di cerchietti. Qua sono un po' più alto rispetto a prima che andavo sulle mandibole e mi sposto sempre verso le tempie. Adesso per ragioni di tempo faccio vedere velocemente anche le altre due zone, sopra il labbro superiore, quindi li facciamo sempre i cerchietti e arriviamo alle tempie e infine per via zigomatica, no? Si dice dai lati del naso sugli zigomi e sempre arriviamo sulle tempie. Sono sempre dei cerchietti con i polpastrelli lenti e delicati. Quando abbiamo finito la nostra serie di cerchietti con i polpastrelli e siamo arrivati, eravamo appunto per via zigomatica, ci eravamo spostati sulle tempie, ci possiamo soffermare un pochino sulle tempie, che è insomma un movimento molto gradito dalle persone, insomma molto rilassante, insomma uno dei momenti più rilassanti che possiamo ricevere, un bel massaggino sulle tempie, sempre con i polpastrelli, lento e delicato. Poi, prima di passare al movimento successivo, ripeto quel movimento a preghiera più l'avvolgimento completo del viso, pollici sulla fronte, mi allargo sulle tempie e salgo andando a massaggiare la fronte in questa maniera. Mano destra, allora il movimento parte sempre dal centro della fronte, praticamente la mano che agisce si sposta verso il lato opposto di partenza. In questo caso io inizio con la mia mano destra e vado verso la parte sinistra frontale del nostro cliente. Anche qui prima di invece di partire dopo che una mano si è staccata e parto con l'altra, tengo sempre un momento in cui mantengo il contatto, quindi questa mano sta finendo, inizia subito la mano sinistra che va verso quindi la direzione opposta della fronte, quindi parte destra, e questo movimento fatto in maniera fluida viene fuori in questa maniera qui, quindi è veramente anche qui una vera e propria coccola. Potete sfiorare anche i capelli del vostro cliente, della vostra cliente, e risulta essere molto rilassante. Come per tutte le cose, per tutti i movimenti dei massaggi, anche qui cercate di non stare troppo rigidi, sempre ginocchia piegate, cercate di abbassare le spalle e far partire il movimento non solo dalle mani e dalle braccia, ma deve essere anche, potete accompagnare col vostro corpo che vi aiuta a spostarvi da una parte all'altra. Quindi finiamo questo massaggio sul viso lavorando le orecchie, facendo semplicemente dei circolini sui lobi e anche magari delle frizioni. Questo si fa anche sul massaggio ayurvedico. E poi, se vogliamo, per finire ancora un piccolo massaggio del cuoio capelluto con polpastrelli nelle mie mani in senso rotatorio, proprio come uno shampoo vero e proprio, lento anche qui e delicato, cambiando piano piano posizione, e io di solito poi alla fine finisco sempre come ho aperto all'inizio, quindi ci rimetto di nuovo qualche massaggio alternato sulle mandibole, sempre lento e delicato, aiutatevi con il vostro bacino, e poi qualche movimento a preghiera e chiusura con avvolgimento dell'intero volto. Lo ripeto 2 o 3 volte e poi anche qui mi stacco delicatamente dalla persona in maniera lenta, discreta,
una mano alla volta, e il massaggio poi al viso è finito, e magari anche poi il massaggio completo del corpo è finito, e lasciamo riposare il cliente. Ok, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e non dimenticate di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate attraverso i vostri commenti, e se vi piace il mio metodo di insegnamento visitate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di Massaggio di Roberto Gaglieti. Nella prossima puntata andremo a vedere come si esegue un semplice massaggio rilassante ai piedi. Ciao e alla prossima!